Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale, io sono Dennis e in questo video vi parlerò di un dispositivo molto interessante, la OCI C6 Pro, che è un Android Auto CarPlay per moto della ditta AOCI. Vi dico già che da qualche giorno ho iniziato una collaborazione con loro, quindi potrete acquistare questo modello e tutta la loro gamma con un 22% di sconto mettendo il mio codice che vi lascerò sotto in descrizione. Partiamo subito con il dire che ha uno schermo da 6.25 pollici con valore di nits pari a 1000, quindi ottimo per la luce solare, una risoluzione di 1560x720 pixel, ha la doppia dashcam anteriore e posteriore su cui poter fare affidamento in caso di sinistro o semplicemente per registrare i vostri viaggi senza il pensiero di fare rec come con un action cam, perché la risoluzione alla fine è ottima, è di 1080 pixel. Ovviamente si collega al vostro telefono senza fili, la classica connessione wireless di Android Auto o del CarPlay. Ha un GPS integrato che vi permetterà di registrare percorsi senza l'utilizzo del GPS del vostro telefono. Ottima funzione. Troverete una micro SD gentilmente concessa da loro. Ha i sensori TPMS anteriori e posteriori per misurare la pressione delle vostre gomme, tutto connesso al dispositivo, quindi una chicca non da poco. Ha la registrazione d'emergenza, in caso di incidente lui capisce cosa è successo e blocca la memory card, se qualche malintenzionato ve la voglia cancellare o che diavolo ne so, comunque che si blocca. La registrazione non la potete cancellare a meno che non glielo diciate voi. È IP67, l'angolo di registrazione delle dashcam è di 140 gradi, ottimo valore, quindi vi darà una bella visuale su quello che avete davanti e dietro. Bluetooth e wifi per trasferire i dati, quello che registrate dal vostro AOCI lo trasferite sul vostro telefono, in tutta comodità senza cavi. Ovviamente si può trasferire dalla micro SD al computer una volta collegato. Vi daranno in dotazione un dispositivo antifurto come sui TomTom Rider. Ci sarà il telecomando da manubrio dove poter andare velocemente sulle chiamate, sulle videocamere, il menu principale, eccetera eccetera. Vi daranno una marea di accessori, quindi andiamo ad aprire questa scatolina e vediamo cosa c'è dentro. Allora, prima scatolina, partiamo dalla più piccola, dove troverete tutti i vari accessori per poter installare al manubrio o dove riterrete più opportuno. Snodi a sfera, eccetera eccetera, morsetti e tutto quello che è necessario per l'installazione. Lui, AOCI C6 Pro, in tutto il suo splendore. Cosa c'è dentro la scatola? Lo sfiliamo gentilmente in modo molto educato, mettiamoci questo sopra perché sennò vola via, c'è un po' di vento oggi. Tiriamo su, eccolo qua, il bestiolino da 6.25 pollici, ben incastrato. Sto facendo con voi l'unboxing per la prima volta con la pellicola, molto piacevole al tatto, con tutto il cablaggio front, rear, questo è per le dashcam, poi cablaggio controller per il manubrio e power, alimentazione. Devo dire più compatto rispetto al podofo che ho avuto quest'estate, quindi ottimo. Appoggiamolo qui. Dashcam anteriore o posteriore non fa la differenza, qui siete voi a deciderlo. Prima, la seconda, questo è l'antifurto, il dispositivo anti-tilt che non so se installerò oggi, comunque ve lo faccio vedere. C'è lui, fascette, biadesivi, i due attacchi per le dashcam per poterli installare dove volete voi, viti, bulloneria, eccetera eccetera. I due sensori TPMS per i vostri pneumatici che misurano la pressione, sono indicati con F e R giustamente, qui invece è importante dove li mettete perché sul dispositivo dopo comparirà avanti e dietro. Qui abbiamo il controller con il tasto chiamata, il tasto home e il tasto dashcam, molto carino. Allora, qui abbiamo il cavo dell'alimentazione
fatto molto bene con fusibile annesso, top. Il fusibile è già dentro, ottimo. E poi abbiamo infine delle prolunghe per la... anzi no, questi sono i cavi delle dashcam, sono i cavetti da collegare per le dashcam. E ultimo, ma non ultimo, il cavo USB. Qui devo capire se il cavo USB funge da alimentazione, perché questa cosa non l'ho ben capita, anche perché mi sono dimenticato la batteria portatile in casa, quindi se non funziona come alimentazione dovrò farvi vedere il dispositivo in funzione in un altro momento. Poi qui abbiamo questo dovrebbe essere il parasole, simpatico. E niente, questi sono tutti gli accessori che troverete nella Oci C6 Pro, un bel ambaradam, ma devo dire che se avete una moto che non sia specialistica o dual molto scarna, riuscirete a nascondere tutti i cablaggi nel migliore dei modi. Quindi maxi enduro e crossover andate tranquilli. Con le moto dual specialistiche, essendo tanto scarne, è più difficile. Poi diciamocelo, delle dashcam su una moto specialistica o su una moto dual, quando beccate il fango vi dureranno poco, quindi proviamo subito se con l'alimentazione USB si accende. Vai con il test, tutto collegato. Ehi là ragazzi, questa è una chicca non da poco, funziona con la presa USB. Non è una scelta che tutti i costruttori fanno, quindi brava Oci. Devo dire risoluzione top, si vede benissimo. Menu home, luminosità, audio, Bluetooth per connettersi, impostazioni, tempo, unità di velocità, phone audio, tono di tasti, pressione degli pneumatici, schermo inattivo, GPS info, satellite c'è, perfetto. Touch mode, long press, 40 second, ti dà una spiegazione su se tieni premuto cosa succede, cosa non succede. Per connettersi alle dashcam possiamo usare il controller, e infatti eccole, non so, eccole qua, anteriore, posteriore. Che figata, ti dà anche la velocità oraria. Eccomi, non so se mi vedete, sono qui, eccomi, mi si vede sullo schermo. E l'altra dashcam ce l'abbiamo proprio qui, eccomi qua di nuovo. Allora, impostazioni, risoluzione, sensibilità degli incidenti, date work, ok, aperto, vicino, GPS speed. Cavolo ragazzi, un signor dispositivo. Autoluminosità, figata. Adesso proviamo a collegare il telefono, ne vediamo come va. Dispositivi connessi. Metto qua il telefono. Android Auto. Connetti un veicolo. Connetti tramite wireless. Connetti tramite Bluetooth. Accoppia un veicolo. Ok, vede un dispositivo, dovrebbe essere lui. Associa. Ok, ho sentito un suono. Connesso per le chiamate e per l'audio. Si dovrebbe essere connesso. Sì, infatti. Continua. Eccolo qua ragazzi, oh una madonna che risoluzione ho. Porca miseria, si vede da Dio. Adesso cerco di inquadrarvelo, si vede benissimo. Una risoluzione top. Casa, vediamo un po' quant'è in velocità. Oh, sembra lo schermo di un telefono. Il doppio zoom ovviamente non funziona. Quella è una cosa che sugli Android Auto ancora non riescono a metterla. Funziona solamente un dito alla volta. Questi tutti i dispositivi, non se ne salva uno ragazzi. Mi dice che il pneumatico è sgonfio, ma ovviamente non l'ho collegato. Menu applicazioni.
Eccolo qui. Qui tutte le vostre app, WhatsApp, Waze, proviamo ad aprire Waze, così via. Poi vabbè, tanto se siete qui, questi dispositivi che li conoscete bene, io vi ho elencato le caratteristiche principali di cosa è capace. Vi dico già che la velocità è ottima, molto reattivo. Volendo possiamo anche posizionarlo sulla moto e provare a vedere come va. Se vedete tutto l'ambiente bruciato, l'ho fatto apposta per farvi vedere meglio il dispositivo Android Auto CarPlay, perché l'Action Cam ha difficoltà a bilanciare bene sia là che qua, quindi in questo modo riuscirete a vederlo all'opera in modo più bello e visivo. Ha uno schermo questo dispositivo a occhi clamoroso, si vede da Dio. Luminosità a 1000 nits, però veramente effettivi. Davvero top. Guardate che spettacolo. Ottimo lavoro davvero, complimenti. Sto dando un occhio, l'ho collegato tramite l'USB, installazione pulita, più, meno. Ottima risoluzione davvero. Purtroppo si vede poco con le action cam, ma vi assicuro che è una figata. Quindi, come vi dicevo, se vedete questa luminosità sballata è per facilitare la vostra visione del dispositivo in funzione. Che caccia bombardiere, ragazzi. Oh, fa impenni, cicciolino. Adesso 690 quanto è incazzareccio, È molto incazzareccio. Nonostante la gomma che non abbia aderenza, per quanto è consumata, tende a spiccare il volo comunque. È molto molto disobbediente come moto, Devo dire, visibilità incredibile. Porca miseria, oh. Ma più che altro quello che mi piace è questa risoluzione estrema, 1560x720, ma dannatamente profondi, quindi il valore PPI è sicuramente alto anche quello, non l'ho letto ma ci dovrebbe essere. Qui siamo ai livelli degli smartphone, come visibilità, cosa non da poco assolutamente. Quindi, ricapitolando, questa alimentazione USB è tanto comoda. Non dovete aprire la moto, semplicemente collegarla a una presa USB. E se la presa USB è originale, come quella che esce con le moto, quindi ha il sottochiave compreso, non dovrete manco fare strani collegamenti. Quando spegnete la moto la corrente va via e quando la accendete arriva. Fantastico. E devo dire che non mi dispiace neanche sulla mia moto questo dispositivo, però come già vi ho detto ci sono vari motivi per cui ho abbandonato i dispositivi CarPlay sulle moto da fuoristrada. Vi lascio il link in sovraimpressione per poter vedere i motivi, però sulle moto stradali o maxi enduro, quindi che fate sia tanta strada che anche il fuoristrada, loro sono la scelta migliore per me. Assolutamente da tenere sott'occhio, senza se, senza ma. Poi ho notato una cosa, è un capacitivo intelligente, perché questi guanti non hanno l'impronta touch, questi sullo smartphone non funzionano, qui invece vengono letti, quindi è un capacitivo studiato per i guanti. Quindi ottima cosa. Ragazzi cari, io spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!